Signori, il mondo è cambiato. Che il mondo cambi in fretta a volte non ce ne rendiamo nemmeno conto vivendolo tutti i giorni, però ci sono chiari segnali che ce lo fanno capire. Yamaha, che fa moto velocissime, si aggiorna in maniera altrettanto veloce e si apre a nuove forme di comunicazione per far conoscere i suoi prodotti. Proprio per questo motivo, anche se non sono un giornalista, sono stato chiamato a provare e cercare di raccontarvi la nuova MT-07 che arriverà nei concessionari fra pochissimo. Oggi sto andando al sud per la prima volta nella mia vita e non ero mai stato oltre Roma. Intanto, prima di analizzare la moto, vorrei far notare il coraggio di un'azienda che nel bel mezzo di una pandemia mondiale continua a portare avanti i propri progetti. Vi assicuro che organizzare un evento del genere in questi tempi è tutt'altro che facile. Viaggiare è complicatissimo, tamponi per partire, abbiamo rischiato l'overbooking perché ci sono 2 aerei in croce e soprattutto Yamaha ha dovuto fare un po' come il Calboni. Questa volta ne fece chiamare 9, una media di 2,25 a persona. Già, per gli spostamenti dall'aeroporto di Bari e ritorno avevamo un taxi a testa ed avevamo anche una camera a testa, nel pieno del rispetto delle norme Covid. La location dell'evento è la splendida masseria Coccaro a Savelletri di Fasano, per sfruttare il caldo del sud Italia e dargli un po' di gas sulle strade della Puglia. Per fortuna nel pomeriggio prima della presentazione abbiamo avuto modo di fare un giro al mare e goderci la giornata e il posto. Sì, ciao. L'unico dispiacere che ho nel vedere cose così belle è che certe volte penso che avrei voluto vederle prima. Viaggiare è una delle cose più belle del mondo, quindi se potete, tutti i soldi che avete spendeteli per viaggiare. Non posso né scendere né salire, né scendere né salire! Partiamo subito con le cose che si possono apprezzare provando per la prima volta una moto, ovvero la posizione in sella. Adesso abbiamo fatto pochissimi chilometri per venire qui a fare il photoshooting. L'unica cosa che ho potuto apprezzare è la posizione di guida. Yamaha ha introdotto un manubrio 30 mm più largo che migliora un sacco l'handling. Fatemi dire i termini un po' professionali, che se no mi licenziano subito al primo lavoro. Dicevamo manubrio più largo che migliora l'handling, e questa cosa io l'ho riscontrata perché ho già avuto modo di guidare in passato la MT-07 per una scuola guida per la quale ho lavorato e l'avevo guidata anche in pista, quindi posso confermare questa cosa. La posizione in sella è molto centralizzata, la sella è bassa, si tocca bene per terra. E novità, per migliorare le vibrazioni Yamaha ha introdotto delle pedane montate su Silent Block. Ho apprezzato moltissimo le leve racing e quella del freno soprattutto, che ho regolato immediatamente perché io dovete sapere che ho la fissa per la leva del freno. Il serbatoio invece è stato completamente
completamente ridisegnato per ospitare le gambe nella guida più sportiva, e c'è anche una versione con un pacchetto sport che dispone del grip per aderire meglio con le ginocchia al serbatoio. Oltre agli allestimenti, la moto è disponibile in 3 colorazioni diverse: Storm Fluo, Icon Blue e Tech Black. Soggetto a critiche è stato anche il faro anteriore a LED, che a me sinceramente piace molto e dà alla moto un tocco futuristico ed anche racing. Oltre al faro sono a LED anche le frecce azionabili dei comandi al manubrio, e gli stessi comandi possiamo usarli anche per navigare nella nuova strumentazione che è in negativo, quindi bianco su nero. E chicca racing, la visualizzazione della temperatura in cifre come le moto da corsa, al posto delle solite barrette che non si riescono mai a contare. La cosa poi oggi per me è un po' insolita, perché l'ultimo giro in moto in strada che mi ricordi di aver fatto risale al 2008, quando avevo 18 anni, quindi di tempo ne è passato. Quando Yamaha mi ha proposto questa cosa sono stato super felice di accettare, perché ero proprio curioso di provare sia la moto che di fare un bel giro sulle strade pugliesi. Allora, adesso abbiamo fatto una 70ina di chilometri e siamo arrivati qua, alla masseria Camarda, che è di proprietà della famiglia Fiorio. Il signor Fiorio è stato direttore tecnico della Ferrari ai tempi di Mansell e adesso gestisce questa bellissima masseria. La cosa più impressionante che ho riscontrato nei 70 km che ho percorso per venire qui a bordo dell'MT-07 è il motore. È talmente messo a punto che non necessita nemmeno del cambio di marcia. Terza, quarta, quinta, e si fa tutto. Anche a bassissimi giri riprende senza dover mai avere la necessità di cambiare la marcia, e questo soprattutto per chi è alle prime armi è un fattore molto importante. Yamaha ci ha lavorato un sacco a questo motore, soprattutto con la tecnologia Crossplane, che fu introdotta per la prima volta sull'R1 2009, che poi vinse il mondiale con Ben Spies, e particolare attenzione è stata data alle scorrevolezze interne sia del motore che del cambio. Tutto questo ha permesso di uccidere la rumorosità del motore, che infatti quando si è fermi al semaforo ci si chiede ma è accesa o no, però questa cosa ha permesso a Yamaha di ottenere l'importantissima omologazione Euro 5, che purtroppo al giorno d'oggi è veramente difficile ottenere senza stravolgere la moto. Invece Yamaha è riuscita, senza perdere prestazioni, a ottenere questa importante omologazione per la commercializzazione. Per quanto riguarda invece la pura guida, la moto è super facile e, nonostante la centralizzazione delle masse e la sella molto bassa, risulta molto maneggevole. Come forcella anteriore abbiamo una Kayaba da 41 mm a steli tradizionali, che però offre un ottimo sostegno, così come l'ammortizzatore Kayaba posteriore, che permette di fare delle ottime pieghe in sicurezza, e nonostante oggi abbiamo messo alla prova la moto fra le curve delle colline pugliesi, non abbiamo mai avuto perdite di grip. Ecco, in un futuro magari potrebbe essere un'idea sviluppare un traction control magari anche basilare per chi è veramente alle prime armi, più per il fattore sicurezza, anche perché oggi non ne abbiamo mai avuto il bisogno. Questo grazie agli pneumatici Michelin Road 5, che si sono comportati benissimo nella guida, anche più veloce. Mi è piaciuto molto l'anteriore, che permette di frenare tranquillamente dentro la curva o correggere se serve, e sono stati anche abbastanza versatili da digerirsi qualche parte di leggero sterrato. Per frenare la moto la misura dei dischi è da vera super sport, in quanto sono montati due dischi da 298 mm, mentre le pinze ricordano quelle dell'R6 dell'R1 2004, ma in versione assiale, causa ovviamente contenimento dei costi. Quando Yamaha ha pensato a sviluppare la moto, l'ha pensata focalizzandosi su 3 punti principali: 1, il divertimento; 2, l'accessibilità; e terzo, ultimo ma non per importanza, il fattore economico. Esattamente per questo, con neanche 7.000 euro ci si può portare a casa la nuova MT-07. Adesso, siccome abbiamo patito un po' di freddo all'andata, mettiamo il guanto in lattice, trucco del motociclismo velocità, e visto che uso i guanti da corsa, l'unico modo per avere un po' di riparo dal freddo è mettere dei guanti in lattice molto sottili sotto. Parlando invece della moto in numeri, il peso è di 184 kg in ordine di marcia, il motore eroga 73 cavalli ma ha una coppia di 67 Nm, ed anche se non ho visto la curva di coppia al banco, dopo averla guidata posso garantirvi che è molto piena. Altra cosa fighissima è l'app My Ride di Yamaha, che permette di registrare tutti i vostri percorsi, velocità, tempo, altitudine e addirittura l'angolo di piega, una sorta di Strava per i motociclisti. Come detto prima, cifre
cifra entry level di soli 6.999 euro e soprattutto sta arrivando la versione depotenziata per tutti i ragazzi con la potente A2. Dalla Puglia è tutto, ciao!